Ciao, come state? Spero tutto bene. Oggi condivido con voi due idee per creare due bellissimi regali fai da te super facili e veloci da realizzare ma di sicuro effetto, che sono perfetti per la festa dei nonni. Seguitemi passo passo per scoprire tutte le varie fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i segreti, trucchetti e consigli che vi svelerò a mano. Come sempre scrivetemi qui sotto se avete domande o dubbi e io sarò felice di rispondervi. Se vi piacciono tutorial come questo vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Cristian e Letizia Librano, Angelo Perez, Marianna Caselli e Stella Scalia. Ora passiamo al tutorial. Seguitemi! Per questo lavoretto per la festa dei nonni l'occorrente è una cornice. Io avevo già a disposizione questa cornice multipla da 4 foto, ma voi potete sceglierne anche una diversa. La mia cornice è di plastica e la tecnica migliore per decorarla è la tecnica marble, per la quale si usano gli smalti per unghie. Io adoro questa tecnica che mi piace tantissimo sia per la facilità di realizzazione che per l'effetto finale che è sempre molto bello e particolare. E poi il bello è che si può utilizzare su diversi materiali. In passato in effetti ho fatto diversi tutorial proprio utilizzando questa tecnica su diversi supporti. Dopo aver tolto il pannello e i vetri dalla cornice prendo una vaschetta di plastica. Questa era la più grande che avevo. Considerate che più è grande più sarà agevole riuscire a fare la decorazione marble. Ricopro l'interno della vaschetta con un sacchetto di plastica. Questo mi permetterà di fare un lavoro più pulito e soprattutto di poter riutilizzare anche in seguito la vaschetta. Riempio la vaschetta fino a 2-3 cm dal bordo con acqua a temperatura ambiente. Proteggo il piano di lavoro con della carta di giornale, poi prendo degli smalti per unghie. Inizio a versare ogni smalto nell'acqua. In questo passaggio bisogna fare particolare attenzione, infatti lo smalto va versato molto delicatamente sulla superficie dell'acqua. Se si versa in modo troppo brusco, anziché depositarsi si formano delle gocce molto grandi che poi vanno a depositarsi sul fondo. Aggiungo ogni colore creando ghirigori casuali. Immergo la cornice con un movimento delicato ma deciso, in modo che lo smalto aderisca alla superficie. Con uno stuzzicadenti tolgo i residui di smalto dalla superficie dell'acqua. Verso ancora gli smalti nell'acqua e questa volta ne aggiungo anche uno glitterato. Si può anche decidere di modificare la decorazione aiutandosi con uno stuzzicadenti. Immergo di nuovo la cornice per decorarla. Con uno stuzzicadenti elimino gli eventuali eccessi dovuti a gocce troppo grosse di smalto. Prima di svuotare l'acqua nello scarico elimino tutti i residui di smalto. Appoggio la cornice su un barattolo per tenerla sollevata. Poi aggiungo a mano alcune decorazioni con lo smalto nei punti dove non sono riuscita a immergere la cornice. Ora non mi rimane che aspettare che lo smalto asciughi bene. Nel frattempo stampo le foto e le ritaglio a misura aiutandomi con il vetro di ogni cornice. Io ho stampato a casa delle foto digitali che avevo sul computer. Se preferite potete usare delle foto stampate su carta fotografica. Vi raccomando di fare attenzione quando maneggiate le lastre di vetro. Io ad esempio sono stata disattenta e mi sono fatta un piccolo taglietto con il bordo di una, quindi mi raccomando attenzione. Ora non rimane che da assemblare l'intera cornice posizionando vetro, foto e pannello.
La cosa che mi piace di più di questo progetto è che la tecnica marble dà carattere a una cornice che prima era un po' anonima. Seguite tutti i passaggi e fatela anche voi, completandola con le vostre foto più belle. Sono sicurissima che il risultato la lascerà i vostri nonni a bocca aperta. Ora passiamo al secondo progetto. Per questo regalo per i nonni come base userò un semplice barattolo di latta. Vedrete che anche questo progetto è super facilissimo e veloce soprattutto. Lo ricoprirò con questa bella carta spessa. In alternativa potete usare del cartoncino decorativo oppure della carta da pacchi o da regalo da incollare su del cartoncino per renderla più resistente e anche un pochino più pesante, un pochino più spessa. Taglio la mia carta a misura in altezza. In lunghezza la lascio più abbondante di qualche centimetro in modo che i due lembi si sovrappongano. Anziché tagliare il rettangolo di carta con le forbici, lo strappo aiutandomi con un righello. In questo modo i margini non saranno netti e l'effetto finale sarà più rustico. Sul rettangolo di carta farò una bella decorazione a decoupage usando dei fiori essiccati anziché dei ritagli di carta. Ma voi lo sapevate che esiste un metodo facilissimo e rapidissimo che vi permette di essiccare i fiori freschi in soli 2 minuti? Nella descrizione vi lascio il link del tutorial per scoprire come fare. Per scegliere i fiori da incollare faccio prima delle prove di posizionamento. Stampo anche una foto e la ritaglio. Stendo della colla vinilica non diluita sul retro della foto e la incollo al centro del rettangolo di carta. Premo bene per eliminare le bolle d'aria, poi stendo della colla vinilica anche sul davanti della foto. Stendo della colla vinilica sul retro di ogni fiore, prestando molta attenzione affinché i fiori non si rompano. Li incollo sulla carta, poi passo uno strato leggero di colla vinilica anche sul davanti del fiore. Incollo subito il rettangolo di carta sul barattolo di latta per evitare che asciugando la colla irrigidisca fiori e foto. Se succedesse infatti rischierei di romperli nel momento in cui li piego per avvolgere la carta attorno al barattolo. Stendo una striscia di colla sul barattolo e incollo un'estremità. Cospargo con altra colla e incollo i lembi uno sull'altro. Per finire attacco 2 pezzettini di washi tape su 2 angoli della foto. Devo dire che mi sono proprio innamorata di questo barattolo portamatite. La cosa che mi piace di più di questo progetto è che è davvero facilissimo da fare, ma nonostante questo è bellissimo da regalare ai nonni, soprattutto perché è personalizzato con una foto. Penso proprio che ne farò anche uno per la mia scrivania. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino qua e spero anche di avervi fatto un po' di compagnia. Spero anche che le 2 idee che vi ho mostrato per creare dei bellissimi regali fai da te per la festa dei nonni vi siano piaciuti e in qualche modo possano esservi utili. Se li rifarete anche voi, fatemi sapere nei commenti com'è andata. Io vi aspetto anche su Facebook e su Instagram, dove condivido progetti e lavori che non trovate su YouTube. Se questo video vi è piaciuto potreste lasciarmi il vostro like, iscrivervi al canale e anche condividere magari con le vostre amicizie sui social il mio tutorial. L'appuntamento è fra pochi giorni con un nuovissimo tutorial e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!